Le schede di rinforzamento complesse, secondo lei andrebbero studiate sperimentalmente oppure ci si dovrebbe lavorare? Diciamo complessi, chiamiamoli di più alto livello, Sì. di secondo, terzo, quarto livello. Bisogna intanto lavorare a costruirle, individuarle da un punto di vista teorico astratto, come ipotesi, perché poi la scienza, se non ha ipotesi teoriche, non può andare avanti. E poi bisognerebbe individuarle anche, ma questo penso che non sia un discorso molto impossibile, individuarle anche sperimentalmente. Da un punto di vista sperimentale bisognerebbe però utilizzare certamente organismi complessi, più complessi degli organismi animali che normalmente si usano negli esperimenti correnti, diciamo. Quindi questa secondo me è un'apertura dal mio punto di vista, dal punto di vista del paradigma che ho portato avanti, è un'apertura molto, molto importante, che deve essere fatta sul piano teorico. Altrimenti mi blocco, e infatti il comportamentismo rischia di bloccarsi, perché non ha sbocchi. Questo è il punto centrale, non ha sbocchi. Sì, ha sbocchi operativi, diciamo, ma sbocchi operativi i quali si riferiscono alla somministrazione sempre di schede di basso livello, anche nell'autismo, negli altri fenomeni, tutte schede di basso livello. Può andare lì, certo, funziona, però io devo capire i comportamenti complessi e non li posso capire con quelle schede. Io pongo qui proprio un problema di metodo. La composizione della scheda attuale, sperimentale attuale, è troppo semplice. Devo trovare la composizione di una scheda che diventerà sperimentale per comportamenti complessi. Se è vero che tutti i comportamenti sono condizionati da stimoli, allora se il mio comportamento legato all'acquisizione del cibo o dell'acqua o via discorrendo è condizionato oppure alla gestione del tempo oppure alla gestione delle mie risorse, è cosa che posso realizzare con comportamenti semplici sul piano sperimentale, è condizionato da schede, è vero, il che significa che posso far fare al soggetto tutto quello che la scheda gli dice di fare, tra l'altro. Certo. Quindi il soggetto non è che scelga lui nella matching, glielo faccio fare io. Quindi quando io ho la scheda, so già quello che il soggetto dovrà fare. Certo. Se no non ha senso il comportamentismo. Allora io devo trovare queste schede semplici, le ho già trovate. Quindi so già quello che il soggetto, una volta che io invento una nuova scheda, che poi la rincorsa, diciamo, sperimentale è quella, inventare schede sempre nuove, dopodiché uno dice, ecco, ho fatto fare al soggetto le cose che ho inventato prima. Beh, quello non è un lavoro, non è che io stia facendo il contrario, ho scoperto una nuova legge, non sono io che l'ho scoperta. Certo. Facendo l'esperimento è emersa una nuova legge, no, perché nel fare l'esperimento l'ho prospettata io per primo la nuova, tra virgolette, legge. Quindi ho fatto io, facciamo fare al soggetto, quindi c'è una premessa, diciamo, teorica importante, anche se semplice. Qual è la scheda che condiziona questa premessa? La devo pure cercare, cerco tutte le altre. E questo è un passaggio teorico importante. Poi ci sarebbe il passaggio teorico, lì io tengo molto anche a questo secondo punto, tutto questo passaggio teorico è basilare. Poi bisogna ricostruire costruire tutta la teoria del comportamento, allora costruendo tutta la teoria del comportamento noi dobbiamo unificare tutte le variabili. Non possiamo usare variabili sperimentali, perché le variabili sperimentali sono variabili come dire, disomogenee, perché da un lato ho il comportamento, dall'altro ho lo stimolo, o comunque la scheda del rinforzamento data da un insieme di variabili disomogenee. Non c'è congruenza dal punto di vista teorico, sono cose diverse. Allora io trovo che ho
una sorta di isomorfismo tra, anche questo, qui c'è il concetto di isomorfismo che poi è fondamentale per capire tantissime altre cose, tra schede di rinforzamento e comportamenti. Sono isomorfici. Io costruisco a ciascuna scheda, deve per definizione, Sì. poi in realtà no, perché c'è il processo di apprendimento, perché il processo di apprendimento è legato alla curva di apprendimento che ha una certa struttura, eccetera. Però nella ipotesi teorica astratta io ho la scheda e avendo la scheda teorica io devo avere anche la risposta teorica. Certo. Quindi c'è un isomorfismo tra scheda teorica e risposta teorica. Poi che il piccione mi risponde in un altro modo è ovvio, perché deve imparare, ma la persona, un essere razionale o comunque un organismo vivente complesso come un organismo umano, conosce la scheda e si adatta immediatamente, senza problemi. Sì. Ma teoricamente anche con una procedura perfetta, comunque la curva d'apprendimento è un apprendimento istantaneo. Dovrebbe essere. Io insisto sempre a dire che ci devono essere le schede, le risposte teoriche a tutte le schede di rinforzamento che abbiamo ipotizzato. Invece no, questo risponde in questo modo. Sì, risponde sperimentalmente perché lo stai dando a un piccione, a un ratto, e non controlli un'infinità di variabili che nell'animale. Certo. Ma se le controllassi, dovrebbe essere una risposta immediata. Sì. Anche nella matching immediata. Sì. Non si discute. Quindi ci deve essere c'è un isomorfismo, diciamo, tra schede e risposte. Allora, è una duplicazione, perché ho tutte le schede e ho tutte le risposte. Me ne prendo una. O mi prendo le schede o mi prendo tutte le risposte. Allora, nel contesto delle risposte devo trovare, quindi sto facendo un errore logico, metodologico, diciamo, perché il mio non è proprio così il discorso, adesso lo sto semplificando un po', forse un po' troppo. Sto individuando una causa del comportamento che è esterna al comportamento. Nel mio discorso teorico la causa del comportamento deve essere interna al comportamento, devo trovare quella causa, altrimenti non lo posso individuare. È una cosa esogena nella costruzione del mio discorso teorico sul comportamentismo. Tutto il discorso sugli operanti deve essere costruito sulla base di concetti strettamente compatibili con gli operanti. Il discorso deve essere assolutamente coerente. Allora io devo ritrovare, come dire, una controfigura della variabile indipendente che è la scheda di rinforzamento, poniamo il punto terminale della scheda di rinforzamento il cibo nel comportamento. Allora io prendo il comportamento e lo considero come comportamento strumentale e qui non ci sarebbero problemi, anche se il concetto di strumentalità è abbastanza complicato, non è che qui si possa dire, e non è una cosa semplice. Comunque, allora noi dobbiamo misurare un'unità minima di analisi nel comportamento, che è il comportamento che si chiude, il comportamento strumentale che viene chiuso dal comportamento consumatorio, in teoria, stop. Allora, il comportamento consumatorio è evidentemente quello che corrisponde direttamente al punto terminale della scheda, cioè la variabile indipendente, il cibo, che non è più cibo ma diventa comportamento consumatorio. Poi qui ci sono i dolori e le difficoltà, perché se è vero che il comportamento consumatorio è il cibo, allora la variabile dipendente che cos'è? E lì c'è il grosso discorso del comportamentismo. Dobbiamo trovare la variabile dipendente. E lì ci sono gli sforzi di Staddon e anche di Racklin, almeno io li interpreto così, per trovare questa variabile dipendente. E poi gli sforzi fatti anche da Skinner e il tentativo di interpretare il tutto in termini evoluzionistici, che ritengo sia sostanzialmente sbagliato. Quindi la variabile dipendente in che cosa consiste? La variabile dipendente consiste
consiste in quella che lo stesso Skinner chiama reflex reserve, insomma diciamo che sarebbe un'accumulazione di comportamenti, un'accumulazione di comportamenti che poi si manifesta nel contesto dell'estinzione. In termini teorici si può dire sostanzialmente, però il concetto dovrebbe essere approfondito in modo molto più specifico. Si può dire che la variabile indipendente, che è il comportamento consumatorio, stabilizza il comportamento strumentale, lo rende stabile. Poi cosa significa stabilizzare? Concetto primitivo, perché noi stiamo parlando di comportamento. Molti fanno ricorso al concetto di memoria, ecco, per esempio Staddon cerca di riportare, di gettare un ponte con le problematiche neurobiologiche e dice ma c'è qualcosa che rimane, dovrebbe essere comunque, non so se lui poi lo interpreti correttamente così, io lo interpreto in questo modo, dovrebbe essere una sorta di variabile indipendente, ma non c'è bisogno di ricorrere né al concetto di memoria né a concetti legati allo stato del sistema nervoso centrale. Il comportamento si stabilizza, cioè il rinforzatore determina una stabilizzazione del comportamento, cioè in che cosa consiste la stabilizzazione? È il fatto che il comportamento si ripete, serve il comportamento teorico astratto. Il nostro rato nella curva apprendimento è tutto per prove ed errori e va benissimo perché ci sono le variabili che non controlliamo, quello è il punto centrale. Mentre i comportamentisti del fare esperimento si illudono di controllare tutto, non stanno controllando un bel niente, se non hai il contesto teorico non te ne rendi conto neppure degli scostamenti, perché la risposta deve essere immediata, è postulata come immediata. Ecco, il fatto che una volta che il comportamento è stato rinforzato, cioè una volta che il comportamento è stato realizzato, una volta che l'operante si manifesta, se si manifesta evidentemente ha trovato una catena di stimoli adeguati a questa sua possibilità di manifestarsi, allora si stabilizza. Questa è la legge basilare, si stabilizza il comportamento. La variabile dipendente è la stabilizzazione del comportamento. Su questa base noi poi ricostruiamo tutto il discorso comportamentistico strettamente collegato al piano sperimentale, strettamente, non viene perso niente, però viene tutto spiegato in termini rigorosi. Però io devo postulare e costruire un contesto rigorosamente comportamentistico, allora devo eliminare tutti i concetti neurobiologici che non mi servono. Ci sarà un isomorfismo semmai, l'ho detto anche a Skinner, a Staddon, l'ultima volta che l'ho visto. Quindi devo eliminare tutte queste relazioni, fare un contesto rigorosamente comportamentale, partire da postulati anche non definiti, perché ci possono essere postulati indefiniti. L'insiemistica è fondata sul concetto di insieme che è indefinito, non si può definire, lo sappiamo benissimo, quindi, per esempio. Quindi partiamo da postulati indefiniti e costruiamo tutta la nostra teoria. E poi ci confrontiamo con tutte le altre teorie. Per esempio c'è il discorso di... poi va avanti tutto il resto, insomma, diciamo. C'è il discorso di Racklin sul pattern, lui chiama pattern la struttura del comportamento, che è quello sostanzialmente che io chiamo strumentalità del comportamento, e poi ci confrontiamo con tutti gli studi che stanno facendo adesso sul comportamento economico, per esempio, illudendosi tutti, a cominciare da Kahneman e Tversky, di scoprire leggi naturali del comportamento. Sono comportamenti appresi sul piano culturale. Il
fatto che i soggetti non si comportino razionalmente, nel senso della razionalità economica, cioè nel senso che l'ordine delle preferenze viene alterato da dimensioni temporali oppure dal modo in cui si presenta la scelta, in positivo e negativo, secondo la logica di Tversky e Kahneman, dipende dal contesto sperimentale, da un contesto culturale. E basta. Ho letto un articolo scritto anche dal professor Gintis. Gintis è un evoluzionista. In cui in pratica hanno fatto lo stesso esperimento in una decina di microculture appartenenti ad ambienti diversissimi per verificare l'ipotesi che l'altruismo sia una cosa innata o meno. Dunque, hanno trovato che in tutte queste culture c'è appunto un comportamento di tipo altruistico e dicono, siccome l'abbiamo fatto in 10 culture di tipo diverso, deve essere una cosa intrinseca all'uomo. Però a questo punto io mi chiedo, ma non è possibile che ci siano le stesse contingenze ambientali che selezionino un comportamento di tipo altruistico in tutte le culture? Non è una cosa impossibile. No, sono senz'altro, devono essere senz'altro contingenze legate a modalità di interazione sociale. Io nel discorso che faccio applicando tutti questi concetti alla sociologia, lì c'è un discorso basilare di integrazione delle scienze sociali, trovo che tutti i comportamenti umani, tutti i comportamenti dei viventi, ma diciamo i comportamenti umani, si possono ridurre a due schemi basilari: coinvolgimento positivo e coinvolgimento negativo. Quindi l'uomo non è che possa fare, non può inventare altro, perché è già tutto inventato. O io sono in conflitto con una persona o vado d'accordo con una persona. Non c'è altro, anche se sono uomo primitivo, anche se sono il primo uomo delle caverne, è un problema legato a schede di rinforzamento sociali. Quando io metto due organismi viventi, uno vicino all'altro, o c'è coinvolgimento positivo di interessi o c'è coinvolgimento negativo, dipende, e io individuo queste due posizioni e da quelle faccio scaturire tutta la rete di comportamenti sociali complessi. Quindi nelle varie trovo l'altruismo, certo, trovi il coinvolgimento positivo, ma trovi anche il coinvolgimento negativo. E poi troverai il coinvolgimento positivo legato alle tipologie in cui si è espresso nelle singole culture, che è diversissimo da una cultura all'altra, ma sempre coinvolgimento positivo e trovi il coinvolgimento negativo quindi puoi dire esattamente le due cose. L'uomo è conflittuale per definizione, per natura, l'uomo è cooperativo per natura. Sono tutte sciocchezze. L'uomo è com'è, perché non può che essere quelle due cose, perché il mondo, che poi se uno si chiede, allora fa il filosofo, ma perché può fare solo queste due cose e non può farne altre? E vabbè, quello è un discorso filosofico. La natura è organizzata così, è come i tre principi della logica aristotelica. In questo caso usiamo stranamente una sorta di approccio bivalente, o ha o non ha, e allora o sono d'accordo o sono in disaccordo. Non posso esimermi da questa logica, quindi non è un problema di esperimenti, perché se io ho una teoria, già la teoria me lo spiega, poi posso fare tutti gli esperimenti che voglio, ma sono dati culturali. Allora l'errore di questi esperimenti, come l'errore degli esperimenti che stanno facendo adesso e ne stanno facendo a bizzeffe nel campo della scelta e della cosiddetta razionalità economica, è proprio questo: andare alla ricerca di leggi basilari. Non sono quelle le leggi basilari, non esistono. Dobbiamo andare a cercare le leggi del comportamento operante, che sono poche e ridotte. Le altre leggi basilari, comprese le leggi economiche, infatti sì, nell'Ottocento, nel Novecento si credeva che le leggi economiche fossero, e anche ancora adesso hanno l'idea che queste leggi vanno cercate, quindi non è come diceva l'economia neoclassica, perché noi abbiamo scoperto una nuova economia, sono stupidaggini, vanno apprese. Infatti l'uomo apprende il mercato, l'uomo apprende l'economia neoclassica,
e l'uomo studiandola poi con schede di secondo e terzo livello riesce a teorizzarla e così via. Questa è la mia visione. Non è molto semplice così e si può sembrare anche un po', come dire, un po' confusa e anche superficiale, perché ovviamente non sono cose che si possono dire in una discussione così semplificata necessariamente. È molto, molto interessante. Però questo riporterebbe il discorso in una dimensione radicalmente diversa. Cioè tutto si può continuare a fare, però in una visione diversa, quella che manca è la nuova prospettiva. Per non parlare poi degli esperimenti cognitivisti, sono tutti dello stesso tipo. E quelli sono viziati anche da un errore logico, perché utilizzano variabili che non possono essere controllate, quindi ancora peggio.